Questa è la storia di Maisha, una bellissima bambina che viveva in un villaggio in Madagascar. Era una bambina allegra che amava giocare con le amichette e aveva una bellissima famiglia. Questo è il suo fratellino più piccolo, si chiamava Akia. E questa è Lingerie, la sua sorella maggiore, che nelle feste tribali amava mascherarsi vistosamente. Il papà era un pescatore, ma si dedicava anche alla creazione di oggetti artigianali scolpiti nel legno e poi rivendeva ai turisti. Nel villaggio poi c'era il reparto sartoria, dove delle bravissime ragazze creavano stupende manifatture artigianali. Ma ecco i lemuri! Intorno al villaggio, nella foresta, ce n'erano un sacco. E Aisha amava moltissimo andare a giocare con loro. Ma il villaggio di Aisha era proprio a 2 passi dal mare e Aisha andava ad accompagnare spesso il papà quando partiva per la pesca. E certe volte stava tutto il giorno fino a sera ad aspettare in spiaggia il ritorno dei pescatori che tornavano con i loro catamarani. E poi anche perché i tramonti in Madagascar fanno davvero sognare. Maisha la mattina andava a scuola, ma poi il pomeriggio si recava spesso al mercato. Aglio, poi per grattare mango. Questo sono mieli. Qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce que vous faites? C'era di tutto, si trovavano persino degli artigiani che lavoravano l'argento. Ma Maisha amava di più ad andare con i pastori nella foresta. Lì trovava alberi altissimi e meravigliosi, con radici incredibili che entravano nel terreno e con le liane che scendevano ed entravano pure nel terreno e creavano nuovi alberi. La foresta era piena di camaleonti, animali davvero fantastici. Sono famosi per la loro vista a 360 gradi e i loro occhi sono totalmente indipendenti l'uno dall'altro. Ogni tanto il papà di Maisha portava il suo fratellino Akia alle cascate. Lì c'era un bellissimo laghetto e i bambini adoravano fare il bagno e giocare. E si divertivano tutti come pazzi.
Ma ogni tanto arrivavano i visitatori e qui nasce il problema. Li portavamo a visitare i posti più belli dell'isola. Loro volevano soprattutto il mare. Sì, è vero, portavano soldini, benessere, fantastiche grigliate sulla spiaggia alle quali partecipavamo anche noi. Poi musica, danza, benessere. Poi se ne andavano e lasciavano quello che non sapevano. Sì, il morbillo. E i 25 milioni di malgaci non avevano il problema di decidere se vaccinare i loro bambini o meno, perché il morbillo non sapevano neanche cosa fosse e il vaccino c'era da 40 anni ma loro non lo sapevano. Vi dico queste cose intanto che osserviamo questi bellissimi lemuri per rendere meno drammatico il problema. Il morbillo è un morbo tremendo. Si diffonde con una velocità spaventosa, basta un colpo di tosse, ha 10 giorni di incubazione. In Madagascar non ci sono gli anti-vax, coloro che nel mondo occidentale diffidano delle vaccinazioni, ma non ci sono neanche i vax. Infatti mamma e papà avrebbero voluto vaccinare i figli, ma non ci sono i soldi o i luoghi per farlo. Basterebbero $13, ripeto, $13 per vaccinare i bambini in questo paese stupendo, ma fra i paesi più poveri del mondo, dove la maggioranza delle persone vive con meno di $1,50 al giorno e la metà dei bambini sono malnutriti. Avete già capito il finale di questa triste storia? Sia Maisha che Chia furono infettati. Sì, il vaccino contro il morbillo c'era, ma loro non lo sapevano. Poi c'era un altro problema. Il vaccino costava $13 e loro i soldini per comprarlo proprio non li avevano. Avevano da pensare ad altri problemi, innanzitutto come mangiare. Così Maisha e il suo fratellino morirono, probabilmente contagiati da qualche turista. I genitori pensavano che fosse sufficiente andare da qualche guaritore locale, ma ovviamente non fu così. Morirono in pochi giorni e così in 1000, in gran parte bambini, da ottobre 2018 a marzo 2019. È una triste storia e la voglio condividere con un po' di gente, oltre a voi cari amici di YouTube, ma soprattutto vorrei mandarla a gente tipo Ronaldo che, essendo bravo a giocare al calcio, ha firmato un contratto per 30 milioni di euro all'anno. Oppure la Chiara Ferragno, moglie di Fedez, che facendo la blogger influencer guadagna fino a $12.000 a post. Devo andare avanti? No, sarà meglio lasciar perdere. Un abbraccio a tutti e se vi è piaciuto il video datemi soddisfazione. Sarebbe carino mettere un mi piace e un commentino qua sotto. Grazie. Mi raccomando poi iscrivetevi al mio canale. Grazie.